Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida abbiamo definito la pagina per la personalizzazione dell'impaginazione della parte pubblica del nostro sito e nello specifico abbiamo definito l'anteprima e la possibilità di poter modificare il contenitore principale del nostro sito e il contenitore centrale col navbar. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di inserire i dati all'interno del nostro database. Per prima cosa, quindi, ci spostiamo nel nostro editor e nell'intestazione del file vediamo di definire al caricamento della pagina le due variabili che conterranno i dati della larghezza per quanto riguarda il contenitore principale e la larghezza per il contenitore centrale e navbar, e quindi prima della nostra funzione gli diremo window.onload, quindi al caricamento della pagina sarà uguale a un evento precetta e gli facciamo fare quello racchiuso all'interno delle graffe, e quindi creeremo un var input che sarà uguale a document.create element, e qua ci mettiamo input, quindi var input, poi gli diciamo input.type sarà uguale a Diden, quindi campo nascosto, poi gli diciamo input.name e lo chiamiamo with principale, gli diamo un identificativo, quindi input.id uguale a nome, e poi gli impostiamo l'input value uguale a quello caricato di default nel nostro range, quindi in questo caso 70, e quindi input value sarà uguale a document.getElement by id, e qua ci va content principale punto value, e per finire gli diciamo document.getElement by id, e qua ci va l'identificativo per esempio del nostro form, lo chiamiamo with contenitori e gli diciamo .append child input, chiusa tonda, punto e virgola. Quindi identifichiamo il nostro form e quindi qua ci andrà id with contenitori, salviamo, premiamo F5, clicchiamo su analizza pagina e come vedete ci ha inserito un input con l'identificativo type hidden name with principale e gli ha assegnato 70, ossia il valore impostato inizialmente. Ora facciamo lo stesso col contenitore centrale e col navbar, e quindi qua ci andrà input2 type hidden name with centrale id with centrale e input2 value content centrale punto value, e per finire aggiungiamo il nostro input, quindi append child input2. Perfetto, per finire definiamo quello per il navbar, quindi input3 document create element input type come sempre hidden name with navbar id navbar e input3.value sarà uguale a 100
meno document get element by id, quindi il valore del content centrale. Perfetto, e per finire aggiungiamo anche l'input 3. Quindi salviamo, premiamo F5, analizziamo nuovamente la pagina e come vedete ci ha definito l'iden con le dimensioni del contenitore principale, quelle del centrale e il restante per il navbar. Perfetto, quindi abbiamo recuperato correttamente i nostri dati al caricamento della pagina, quindi ora quello che vogliamo fare è alla selezione e quindi al cambio delle nostre dimensioni, ovviamente vengono aggiornati anche i dati dei nostri input e quindi in change with, if id uguale a content principale, oltre al document get element by id contenitore, quindi oltre a cambiare in tempo reale per l'anteprima la dimensione, gli diciamo document get element by id e qua ci va with principale punto value uguale a container.value senza il %. Altrimenti document get element by id with centrale punto value uguale a container.value e document get element by id with navbar punto value uguale a diff, quindi la differenza. Perfetto, salviamo, premiamo F5, mettiamo al 66% il contenitore centrale e al 100% il contenitore principale, analizziamo la nostra pagina e come vedete ha aggiornato correttamente i campi hidden. Perfetto, ora definiamo il pulsante per inoltrare i dati alla pagina per l'inserimento dei dati e quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, personalizza layout e definiamo l'azione form personalizza impaginazione, descrizione form personalizza impaginazione sito e poi definiamo il pulsante, quindi amministra pulsanti, personalizza layout e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo personalizza impaginazione, anzi modifica impaginazione, descrizione permette di modificare la larghezza dei contenitori principali per la parte pubblica del sito. Azione pulsante form personalizza impaginazione, funzione da richiamare inserisci impaginazione, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina redirect una volta che effettuiamo le modifiche torniamo a personalizza impaginazione, percorso, posizione, messaggio conferma non ne abbiamo bisogno, quindi inseriamo il nostro pulsante, ci spostiamo in personalizza layout, personalizza impaginazione, includiamo il nostro pulsante e quindi questo sarà form personalizza impaginazione, salviamo, premiamo F5, ha aggiunto il nostro pulsante, quindi ora apriamo la funzione inserisci impaginazione, recuperiamo i nostri dati, quindi with principale sarà uguale a $_post, $_post
with principale with centrale $_post with centrale e with navbar sarà uguale a $_post with navbar. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo recuperato i dati. In realtà controlli non ne dovremo fare perché questi 3 dati saranno sempre specificati. Ora dovremo creare la nostra tabella e quindi ci loghiamo in phpMyAdmin. Selezioniamo il database, creiamo una nuova tabella che la chiamiamo impaginazione layout, che avrà un suo id, quindi id impaginazione, valore intero autoincrement, avrà un suo with principale, valore intero, un suo with centrale, sempre valore intero, e avrà un suo with navbar, sempre valore intero. E salviamo. E quindi nel nostro file gli diremo insert into impaginazione layout, ai campi with principale, virgola with centrale e with navbar values, e qua ovviamente ci va with principale with centrale e with navbar. E quindi se l'inserimento va a buon fine, l'header location sarà pagina return, che dovremo anche impostare infatti con echo id pagina come sempre. Quindi salviamo, ci spostiamo nel nostro CMS, modifichiamo la larghezza del contenitore principale impostandola al 100% e il contenitore centrale invece lo impostiamo al 70%. Quindi modifichiamo l'impaginazione. Come vedete siamo tornati a personalizza impaginazione, clicchiamo su mostra nel nostro database e come vedete ha salvato correttamente i nostri dati. Perfetto, ora quello che vogliamo fare è creare anche il file CSS, quindi definiremo la directory, quindi directory sarà uguale a pubblica slash css slash e scegliamo un nome per quanto riguarda l'impaginazione, quindi impaginazione layout.css, quindi il file lo chiameremo così. Poi definiamo la nostra variabile file che sarà uguale a fopen e ha bisogno della directory, virgola, e il metodo di apertura in scrittura. Poi definiamo il testo da stampare, quindi text sarà uguale a div id contenitore aperta graffa e gli diciamo with due punti e qua concatenata ci va la nostra variabile with principale e concateniamo il %, punto e virgola e chiudiamo la nostra graffa.
e gli diciamo anche /n, quindi andiamo a capo, punto e virgola, poi $text punto uguale div id cont, e qua ci va ovviamente with centrale, e per finire $text punto uguale a div id navbar aperta graffa with navbar. Perfetto. Poi quello che dobbiamo fare è scrivere il contenuto all'interno del file, quindi fwrite, che prende in ingresso il file, virgola, e il testo. Vi ricordo che queste funzioni le abbiamo già viste per quanto riguarda la creazione dei file per i nostri form, per le funzioni, insomma, li abbiamo già trattati. E poi per finire, se vi ricordate, dobbiamo chiudere il file, quindi fclose $file. Perfetto, quindi se l'inserimento va a buon fine, definiamo il file CSS. Quindi salviamo. Svuotiamo la nostra tabella. Ripersonalizziamo il nostro layout, quindi 100% e 70%. Controlliamo che abbia salvato nuovamente i dati. Perfetto. Ci spostiamo nella cartella pubblica CSS. Ha creato il file CSS. Controlliamo il suo contenuto. E come vedete ha creato sì le direttive, però non è andato a capo, perché se non erro lo /n glielo dobbiamo dare invece con i doppi apici. Quindi questo /n lo togliamo e per ogni rigo gli facciamo $text punto uguale, va dato col doppio apice, copia e incolla. Quindi salviamo, chiudi, cancelliamo questo file, risvuotiamo la nostra tabella. Perfetto. Rimodifichiamo i dati, quindi 100% e 70%. Apriamo nuovamente il file. Oh, perfetto, quindi li ha adesso mandati a capo correttamente. Perfetto, ora non ci resta altro che includere nel file index.php, se è stato ovviamente impostato un layout, anche questo file CSS. E quindi nel file index.php dopo l'inclusione del file principale apriamo il PHP, quindi aperto e chiuso, selezioniamo i file, quindi sarà uguale a select stellina from impaginazione layout, quindi il res file sarà uguale a MySQL query di connessione, virgola, $sell file, e gli diciamo if raw file è uguale a MySQL fetch array di res file, quindi se trova dei dati gli diciamo anche link type text CSS, e qua gli diciamo pubblica CSS e gli diciamo impaginazione layout
se non erro. Sì? Punto CSS. Poi magari nella prossima video guida che completeremo questa sezione, magari salveremo anche il nome del file nel database. Quindi salviamo, ci spostiamo nella nostra pagina principale, premiamo F5 e come vedete ora sta caricando, oltre al file CSS originale, dopo carica l'altro file CSS che va a modificare ulteriormente i nostri dati. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti la programmazione di questa sezione.